Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme i petrali, dei dolcetti calabresi tipici delle festività natalizie. Si tratta di mezzelune di pasta frolla farcite con un ripieno a base di fichi, mandorle, noci, cioccolato, caffè, irresistibili. Bene, prendiamo 400 g di zucchero semolato, 500 g di burro, scorzetta di arancia e iniziamo a lavorarli bene fino ad ottenere una crema. Se volete potrete utilizzare anche semplicemente le vostre mani per impastare la pasta frolla, così naturalmente andiamo a risparmiare un po' di tempo. Aggiungiamo 4 uova intere, uno alla volta. Aggiungiamo 16 g di lievito per dolci e della vanillina in polvere. Questo renderà il biscotto molto leggero e fragrante. A questo punto è il momento di unire 1 chilo di farina 00 setacciata. Impastiamo a bassa velocità per circa 30-40 secondi. È molto importante non far lavorare troppo la farina, altrimenti il biscotto risulterà duro. Ho avvolto la pasta frolla in pellicola alimentare e la ripongo in frigorifero per 30 minuti. Adesso possiamo dedicarci al ripieno. Tritiamo circa 400 g di noci e 200 g di mandorle. Ci serviranno 500 g di fichi, a cui togliamo il peduncolo che è un pochino duro e iniziamo a tagliare i fichi in piccoli pezzi. In un tegame versiamo 250 ml di caffè, circa un bicchiere, 60 ml di vino cotto, chiodi di garofano che ho polverizzato, della cannella e 30 g di cacao, circa 2 cucchiai abbondanti. Mescoliamo e lasciamo sciogliere. Aggiungiamo quindi i fichi che abbiamo sminuzzato. (250 g di uvetta). Potete lasciare ammollare l'uvetta per circa 2-3 ore fino a che diventerà morbida. Poi aggiungiamo le noci e le mandorle. Lasciamo quindi riposare e raffreddare il ripieno per almeno 5-6 ore. Potete anche prepararlo la sera per fare poi i petrali il giorno seguente. La frolla adesso è fredda, ha riposato in frigorifero. La andiamo a lavorare per renderla nuovamente plastica e ne ricaviamo una sfoglia sottile. Con un coppapasta di circa 10 cm ci ricaviamo tanti dischetti.
La frolla avanzata la rimpastiamo e la andremo a riutilizzare. Spennelliamo metà dei nostri dischetti con l'uovo. Farciamo abbondantemente. E richiudiamo su se stesso il dischetto con molta delicatezza. Nel frattempo vi ricordo, se vi va iscrivetevi al mio canale, lasciate un like a questo video e mi trovate anche su Instagram. Vi lascio tutti i link qua giù in descrizione. Adesso noi decoriamo i nostri petrali in modo diverso. Quindi una parte la spennelliamo con l'uovo sbattuto e possiamo aggiungere in superficie qualche diavoletto colorato per renderli più giocosi. Un'altra parte invece li andremo ad infornare senza nulla in superficie perché li bagneremo con il cioccolato. Inforniamo a 180 gradi per circa 18 minuti, forno statico. Adesso andiamo a sciogliere 200 g di cioccolato bianco e 200 g di cioccolato fondente. Io li sciolgo sempre a microonde. Dopo circa una ventina di secondi li andiamo a mescolare e se è necessario li rimettiamo un altro pochino nel microonde, però mi raccomando, se utilizzate il microonde per sciogliere il cioccolato, non abbandonatelo perché poi in un attimo si andrà a rovinare. Bene, quando il cioccolato è fuso, prendiamo i petrali, li bagniamo nel cioccolato e prima che il cioccolato indurisca, mettiamo sempre qualche diavoletto colorato per renderli più vivaci, più festivi e più belli anche da vedere. Disponiamo i nostri petrali decorati con il cioccolato su un foglio di carta da forno. Apriamo quindi la finestra in modo che il freddo riesca a farli raffreddare bene e a indurire e dopo possiamo finalmente disporli su un bel vassoio. Oppure, come vi farò vedere più tardi, perché prima vi voglio lasciare qualche immagine, vi faccio vedere come li ho conservati all'interno di vaschette in modo da poterli anche regalare ad amici e parenti. Sono davvero una bellissima idea regalo perché i dolcetti fatti da noi in casa hanno sicuramente un valore aggiunto. Voi cosa ne dite? Vi va di vedere l'interno? Eccolo qui. Il biscotto è davvero buonissimo perché è super profumato con questa scorzetta d'arancia fantastica, è morbidissimo e davvero molto goloso. Anche il ripieno. Se vi va, provate questa ricetta e poi fatemelo sapere. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, condividere con gli amici e di seguirmi anche su Instagram. Ciao e alla prossima ricetta!